Rifallo partire, dai. Ciao ragazzi, sono Simone Macera e oggi mi trovo qui da Osi Surf Shop a rispondere ad alcune delle domande che mi sono state fatte negli ultimi mesi e principalmente dopo il primo vlog in Liguria. La prima di queste è chi sono, giustamente, perché chi mi conosce nessuno, vado sul bodyboard, è una delle cose più di nicchia che si possa fare nella vita. Ho 27 anni, ho questa passione grazie a mio padre, tramandata da mio padre che fa windsurf, quindi ho avuto l'opportunità di vivere il mare a 360 gradi fin da piccolo, anche grazie allo sport agonistico che ho fatto per molti anni, ovvero il nuoto. Come mai il bodyboard e non il surf da onda? Inizialmente in realtà facevo il surf, ho switchato un paio di volte, poi ci fu un tardo ottobre se non ricordo male, quando ancora stavo cominciando ad andare in inverno di circa 15 anni fa, che più o meno su tutti gli spot livornesi c'era un affollamento inusuale, per questo chiesi a mia madre di farmi portare ai bagni Pancaldi, spot rinomatissimo per quanto riguarda il bodyboard, e una volta arrivato lì vidi, trovai una radicalità diversa rispetto a quella che trovai in altri sport dove le persone facevano surf. Quindi questo è il motivo per cui io ho cominciato il bodyboard. Poi ebbi la possibilità di passare un'estate ai bagni Pancaldi con gli amici da adolescente e lì fu il vero e proprio inizio. Perché il bodyboard a Livorno è speciale? È speciale perché abbiamo molte onde che rompono su poca acqua, tubose, veloci, rispetto ad altri posti in Italia dove si può fare surf, ma le onde sono più soft, sono più adatte ad altri sport come il surf o il long. Per questo a Livorno il bodyboard è molto radicato, la cultura è importante e se il bodyboard è una nicchia, sicuramente a Livorno lo è meno rispetto ad altri posti. Rivalità con surf? Questa è una domanda che mi viene spesso fatta. Io sinceramente l'ho trovata molto poco nella mia vita, nelle mie esperienze all'estero. È capitato qualche volta in realtà in Italia, forse. Penso siano due fattori principali. Uno è sicuramente l'ignoranza delle persone nel vedere il bodyboard come un sottosport o non uno sport professionale. E il secondo sicuramente è che alcune onde, come parlavamo prima, sono più adatte al bodyboard e non al surf, mentre altrettante sono più adatte al surf e non al bodyboard. Per questo si possono magari creare delle rivalità, delle discussioni in mare, però non le ho mai incontrate all'estero, ma forse qualche volta in Italia. A Livorno abbiamo un sacco di onde importanti per il bodyboard, sicuramente Pancaldi è uno di questi, con il fungo, la Corea, io ci sono nato, sono spot super adatti per praticare questo sport. Naturalmente sono spot posti abbastanza pericolosi, quindi prima di entrare, magari di cominciare ad andare in spot del genere, è meglio cominciare in altri posti come possono essere i bagni Roma, i Tre Ponti o che ne so, comunque altri posti dove bla 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 bla. Ci sono delle scuole che lo insegnano? Sì, si pratica il bodyboard in Italia, naturalmente è uno sport di nicchia, quindi non ci sono delle grandissime comunità intorno alla penisola, però ci sono delle piccole comunità conosciute sicuramente in Sardegna, in Sicilia e in Liguria. Inoltre ci sono dei ragazzi molto bravi anche a Roma, anche se le onde magari non sono troppo adatte. Poi c'è una sezione che parla del making of dei video. Come si pianifica un video che dipende dal meteo? Sicuramente è molto molto difficile, bisogna stare dei giorni a leggere le carte meteo, dobbiamo avere una troupe che ti segue per quei giorni con la speranza poi di andare nel posto che ti eri prefissato per surfare e trovare le onde belle, perché non sempre è così e rischi che venga fuori un video invece di un altro e rimani molto deluso. Qualcuno mi chiede
se glielo insegno, come ho detto prima, Turelli Sara chiede se glielo insegno, c'è qualcosa che bolle in pentola, quindi stai attenta che forse tra poco ti insegneremo il bodyboard. Marco Mignola, che bodyboard suggeriresti per una persona alta di 1,83 m per 80 kg? Beh, sicuramente una tavola molto voluminosa, almeno un 42,5 molto grosso, diciamo, per 80 kg. Ma non sei più grosso, Marco? Io pensavo tu fossi più grosso, mi sembravi più grosso. Comunque sì, sicuramente un 42,5 con i rail magari non troppo larghi, una tavola fine sicuramente, ma non troppo stretta, se no diventa difficile. Ma sì, un 42,5 penso sia la misura adatta a te. O bodyboard, bro. Vi posso raccontare Nazaré. Nazaré è stata una delle esperienze più intense della mia vita, che mi porterò dietro, penso, per sempre. È il giorno in cui ho visto le onde più alte di sempre, personalmente, naturalmente. Cioè, perlomeno per quanto riguarda me stesso, e niente. Ho avuto l'opportunità di vivere in Portogallo quasi 2 anni e cercavo questa condizione da tempo. C'erano le previsioni che sembravano perfette, tant'è che moltissimi surfisti da tutto il mondo raggiunsero il posto quel 24 ottobre 2016. Presi la macchina, non mi sono alla sveglia, io dormivo a Lisbona, vivevo a Lisbona, quindi a circa 1 ora e 40 da Nazaré, e riuscii a raggiungere il posto molto ritardo rispetto agli altri, quindi non trovai nessuno che mi potesse portare sullo spot con la moto d'acqua. Trovai un pescatore che stava per uscire per lavorare e mi portò sul picco. Questa è la storia, diciamo, più simpatica che tutti conoscano di Nazaré. Quindi per chi ancora non lo sapesse, sono arrivato sul picco di Nazaré in un giorno delle onde grosse con l'aiuto di un pescatore. Basta, forse c'è qualcosa di tagliato che non vedo. Quando venza a Portugal, espero muito presto, Pedro, muito obrigado, e vamos a surfar juntos, tá bem? Seguiteci ragazzi, è finita anche questa volta, ci rivedremo al prossimo appuntamento, mettete il mi piace alla pagina, il like, seguiteci su Instagram, social, ovunque, che faremo un sacco di cose fighe sul bodyboard.